Esiliati, siamo sempre più vicini ormai all'uscita degli access e continuano fondamentalmente a uscire nuove info e nuove precisazioni su vari aspetti, quindi ho continuato un pochino il theory crafting, sempre relativamente appunto alla Witch, Infernalist, Build Minion, con questa tendenza, diciamo, a minion sacrificali, ecco, diciamo. Quindi rivedendo un pochino lo skill tree fondamentalmente, ehm, la prima parte è sempre similare, quindi i primi nodi, insomma, da vedere un po' sempre sui minion, quindi andare poi a prendere i vari incrementi, i danni dei minion, e poi è stato rivelato questi nodi più in alto, che sono insomma importanti soprattutto per le sinergie della build, perché andremo appunto a far detonare, esplodere i nostri minion, e quindi oltre alla velocità per farli rivivere, anche questo eh, guarire insomma il 3% della vita è veramente importante. Si suppone inoltre, poi c'è anche questo che comunque è molto molto interessante, però si suppone che tutti questi nodi qua, avendo anche il disegno simile, siano tutti proprio un cluster di nodi minion. Quindi fondamentalmente si andrà a salire, penso subito, perché questi nodi qua, soprattutto questo all'inizio, sono piuttosto buoni, e poi decidere un po' quale sarà il percorso, anche perché qui sempre abbiamo altri nodi che non si vedono, quindi anche questo sembrerebbe speculare di questo, nel senso altri nodi minion, quindi potrebbe convenire poi salire direttamente da queste parti per andare poi appunto a prendere i nodi, quelli che ci interessano di più, che in realtà è proprio questo, uno di quelli, e quindi vedere un po' se non conviene invece andare da questa parte. In realtà anche questa ruota qui è molto importante, perché tutti questi nodi qui sono sicuramente minion, e sinceramente anche in una prima parte del leveling sarebbe interessante prendere anche questa, quindi potremmo anche splittare e quindi salire appunto qui, andare a prenderci il nostro Grave Digger e questo Relentless Fallen, e poi continuare dall'altra parte, quindi diciamo biforcarci qui, e quindi andare a prendere quei nodi lì e poi andare subito alla ruota per salire verso Lord of Horrors. Difficile da dire in questo momento, perché appunto mancano tanti nodi, mancano varie cose, però probabilmente se fattibile questa potrebbe essere un'opzione, perché comunque i punti non sono tantissimi, quindi avremmo due in più per andare poi a prendere appunto la ruota dei minion che ci interessa. Qui tra l'altro potremo fare appunto 1-2, prendere questo, risalire qua e andare qui, e quindi poi continuare dall'altra parte, quindi sarebbero 3, 4, 5, 6, 7 nodi, quindi 7 livelli fondamentalmente. Però ripeto che è probabile che anche questi siano interessanti per i minion, perché appunto è un cluster minion, quindi vedere un pochino. L'unico problema da questa parte è che poi per risalire e andare verso questa parte qua è un po' più ostica, quindi avremo molti più punti e ci andiamo un po' troppo tardi, probabilmente. Però ecco, questa cosa da valutare, mentre il percorso rimane comunque poi simile, sempre con la keystone dell'amuleto, vedere questa delle charge, perché nel caso in cui si facesse invece un altro tipo di percorso si potrebbe anche andare a prendere un po' prima, però anche questa durante il leveling non è che sia il massimo, diciamo, non, ci serve sicuramente più in là. Invece il cluster del fuoco anche è importante, perché appunto ci serve per potenziare tutti i danni che si infligge fondamentalmente.
Per fare invece il punto un pochino sulle abilità e i supporti vari, ehm, questo sito appunto ci permette di teoricraftare un po' meglio quelli che sono poi tutte le varie sinergie, facendo una premessa però che ci sono degli errori, o meglio, c'è l'errore di poter utilizzare i supporti anche sbagliati per abilità sbagliate, nel senso che se abbiamo ad esempio un'abilità come Flame Blast, che è un spell, quindi un incantesimo, ci possiamo mettere anche dei supporti che invece si attivano solo con le abilità di attacco, quindi sarebbe comunque una cosa inutile perché la sinergia non funzionerebbe. E questo ovviamente è sicuramente perché non abbiamo informazioni in generale. L'unico problema che mi può venire in mente da questa cosa è che questa, diciamo, questa divisione non sia presente in game. Cioè, cosa vuol dire? Che anche in game si possa usare dei supporti socket casuali che poi non vanno, diciamo, a interagire con la nostra abilità o comunque non si attivano perché c'è un errore nella lettura dell'abilità, l'abilità è sbagliata. E questo potrebbe essere un grande, grande problema, non tanto per le abilità più ovvie, perché ovviamente se c'è scritto abilità di attacco, se si utilizza un supporto dove c'è scritto incantesimi, non si attiverà. Però, siccome le informazioni, le abilità e in generale le descrizioni sono spesso complesse, cioè si fa spesso riferimento a colpi da danno diretto, colpi colpi d'attacco, colpi che infliggono gli hits, quindi colpi diretti, diciamo, e qui si potrebbe fare sicuramente confusione perché, anche perché alcune abilità hanno, ad esempio, degli effetti diversi, tipo un'abilità AOE può anche lanciare dei proiettili in determinati casi, quindi potrebbe essere in alcuni casi attiva un determinato supporto, ma non ne attiva un altro, e così via. E quindi è un po' ancora molto fumoso. Spero vivamente che però almeno ci sia in game la possibilità che queste cose vengano evidenziate, cioè che ti diano la possibilità comunque di capire se effettivamente quel socket andrà ad attivarsi senza dover invece fare un test in continuativo. Molto probabilmente invece sarà così, cioè ci sarà da testare e vedere un po' perché è veramente, veramente complessa. Altra cosa, alcune abilità sono un po' trascritte diversamente da quello che abbiamo visto negli streaming e nei video, quindi anche lì ci può essere delle differenze. Detto proprio questo, alcune abilità che io qui ho inserito sono solamente per far vedere, diciamo, le abilità principali che andrei ad usare, comunque almeno nella prima parte, diciamo, del leveling, quindi fino a un buon livello 20, 30, 40, diciamo, quindi siamo nel leveling pieno, quindi una ascendance più o meno, diciamo, in base ai calcoli un po' così che si può fare, però fondamentalmente poi sono tutte da rivedere e anche da chiarire molti aspetti perché insomma alcuni supporti sono un po' messi così che credo anche che non funzioneranno poi effettivamente, però danno un'idea più o meno della build in generale che come attacco principale, a parte i primi livelli, quindi io direi fino al livello 15-20, probabilmente utilizzeremo Fireball come attacco principale per triggerare tutte le nostre vari effetti, danni da fuoco, ignite. Però fondamentalmente Flame Blast potrebbe essere, diciamo, l'abilità mh, che usa il nostro incantatore rispetto ai minion, che fondamentalmente è un channeling, quindi richiede un tempo, diciamo, di carica in cui il nostro personaggio sta fermo, e questo è non buono, o comunque sembrerebbe che ci si possa muovere mentre si fa il channeling a velocità ridotta, però anche questo è un po'. Insomma, bisogna vedere perché il personaggio nel video si muoveva veramente lento. Però fondamentalmente è un'esplosione che parte da noi e infligge danni da fuoco, ha una possibilità appunto di staccare, quindi infliggere danni sempre di più ed ha un raggio d'azione ovviamente che si può potenziare.
Sicuramente, secondo me, ci sarà la possibilità di trasformare questo Flame Blast in un cast invece che un channeling, perché in PoE c'era varie possibilità di interagire con le abilità. Non è detto, però è possibile, o comunque farlo diventare automatizzato con qualche meccanica che poi si potrebbe andare a vedere. E fondamentalmente c'è anche una sinergia con una delle ascendancy dell'Infernalist, che però probabilmente non sarà, diciamo, dove andremo noi a parare, perché comunque è più, diciamo, improntata sul fare danni, quindi più, diciamo, che una minion build sembrerebbe più una build caster. Però in realtà anche questo è da verificare perché fondamentalmente è quella dove la nostra mana si va a trasformare in Infernal Flames e fondamentalmente quando invece di spendere mana spendiamo questo Infernal Flames che però una volta che raggiunge il massimo, diciamo quindi il 100% del nostro mana, ci infligge tantissimi danni e si azzera. E qua bisognerebbe andare a vedere se con Arcane Surge e Mana Flare questa cosa si resetta. Non credo, perché sarebbe un loop piuttosto forte, però fondamentalmente sarebbe che quando noi facciamo il nostro channeling e Flame Blast esplode, ehm, se spendiamo il 100% del nostro massimo, del mana massimo, fondamentalmente si attiva Arcane Surge che poi ci potenzia, diciamo, la rigenerazione del mana e il cast speed, però con Mana Flare fondamentalmente al critico, quindi sull'abilità fa un critico, spende tutto il mana e lo trasforma in danno da fuoco aggiuntivo. Però ecco, questo insomma va visto, è un po' strano, un po' così. Sicuramente su Flame Blast, che sarà poi l'attivatore nostro per infliggere ignite, fondamentalmente ci possiamo mettere un sacco di supporti interessanti, come questo, ad esempio, che qui è scritta male, che dice Enemies have 60 chance to cause the enemy to explode. Penso che sia riferito all'esplosione, però fondamentalmente poi i nemici che vengono intrappolati in questa esplosione hanno poi una chance di esplodere alla morte. Faster casting per velocizzare, diciamo, il lancio dell'abilità, e Area Effect potrebbe essere per appunto avere un'esplosione più grande. Ovviamente si vede come i supporti vanno ad aumentare il costo dell'abilità, e questa abilità è già altino, il costo che comunque sono 17,17 mana per second, e il cast time è 0,25 secondi, quindi magari lo utilizziamo due volte o una roba del genere, e quindi poi con tutti questi potenziamenti, insomma, anche lì bisogna verificare quanto si vada poi a spendere e se è fattibile soprattutto. Flammability potrebbe essere una delle course che ci interessa di più, perché oltre a distruggere fondamentalmente le fire resistance dei nemici, la possiamo anche abbellire con i nostri supporti, tra cui è interessante anche vedere questo Mix Chaos che vorrei provare a inserire nella build, quindi come danno primario ovviamente abbiamo i danni da fuoco con una piccola percentuale di danni fisici probabilmente, e poi aggiungere anche una parte di danni house che non fa mai male. In questo caso, quando colpisce la nostra cursa infligge anche decay, che fondamentalmente è questo debuff che infligge poi il 10% della nostra intelligence come danni da caos, quindi damage over time per 8 secondi. E siccome la nostra build sarà quasi interamente sull'intelligence, perché comunque ci servirà anche per gli spell di fuoco e tutte le varie cose, è probabile che staccheremo abbastanza intelligence e quindi potrebbe appunto essere interessante. Inoltre, nelle nostre abilità passive, nello skill tree, avremo quasi sicuramente anche il nodo che fa infliggere Withered dai minion, quindi sarebbe altri danni da caos, e quindi potrebbe essere appunto un sub damage che accompagna quello da fuoco interessante.
Questa per potenziare, diciamo, l'effetto della cursi, quindi ancora meno, ancora di più resistenza da fuoco tolta. Eh, questo supporto invece andrebbe effettivamente a skills erupt, cioè la corsa è più veloce, quindi viene inflitta più velocemente rispetto a quando la lanciamo. E poi qui invece si va un po' ancora casuali, però questo potrebbe essere un'idea per infliggere ancora più debuff e, e fondamentalmente diciamo debuff negativi che si aumentano a flammability. Così in questo modo avremo la resistenza a fuoco tolta, cioè comunque diminuita, decay, i danni da caos fondamentalmente quindi, e poi anche questo hinder che andrebbe a ridurre il movimento dei minion, insomma mob e dei nemici che abbiamo intorno. Il pain offering penso sarà un'altra cosa molto interessante da tenere sott'occhio perché è un offering appunto che garantisce un'aura a zona che potenzia tutti i nostri minion con un buff molto interessante perché oltre al cast speed c'è anche il damage ehm, e appunto sembrerebbe forte. Inoltre, questo qui non è scritto, ma la Pain Offering Spike è un minion, quindi andrebbe ad essere un minion in più. Non vorrei dire cavolate, ma potrebbe anche essere che questo minion possa essere fatto poi detonare dai nostri effetti, però non lo so sinceramente. E avevo individuato questo possibile supporto che fondamentalmente ce ne farebbe avere due di queste spike e bisognerebbe poi andare però a vedere la durata perché la durata sarebbe dimezzata dal supporto e quindi fondamentalmente sarebbero quasi istantanee e quindi probabilmente così non conviene. Però sicuramente possiamo poi andare ad aggiungere supporti che ne aumentino la durata, forse anche la zona in generale. Una cosa che non mi piace per fare una puntualizzazione, ma non ho capito se in game sarà così, ma purtroppo penso di sì, non si può utilizzare lo stesso supporto se già inserito in un altro socket. Ad esempio, eh, se io volessi utilizzare un added damage da fuoco, lo posso usare soltanto in una skill. Invece per dire magari l'avrei aggiunto sia a Raid Zombie sia a Raging Spirit, anche a Flame Blast probabilmente, però se ne può mettere solo uno e quindi questa cosa è un po' così, mentre in Path of Exile 1 si poteva fare fondamentalmente quello che si voleva, ad esempio, si fa un esempio in una build che andava a ridursi completamente il mana, si utilizzava il supporto Life Tap, cioè che ci faceva utilizzare la vita invece del mana per una determinata abilità e si poteva mettere più volte su diverse abilità. Però questo è per il momento. Bind Spectre sicuramente ci sarà nelle abilità che userò perché gli spettri sono da sempre una parte molto forte delle build minion. Qui bisogna vedere perché c'è un cambiamento effettivamente importante perché qui si parla di uno spettro, quindi non si sa se, cioè, o meglio, probabilmente si sa, è stato ridotto il numero degli spettri, non ne siamo sicuri, però anche qui bisogna vedere, speriamo di no, perché comunque averne, insomma, in Path of Exile, diciamo, il numero base era 2, poi si poteva andare a potenziali 3, 4, 5, insomma, e poi c'erano build particolari che ne avevano molti di più, però erano build appunto un po' particolari, però gli spettri davano un boost interessantissimo perché solitamente possono essere utilizzati in due modi o mischiati, ma solitamente conviene decidere se utilizzarli come attack damage in più o buff in generale, buff diciamo barra debuff sui nemici. Fare un misto può convenire in alcuni momenti, ma solitamente averli tutti uguali è meglio perché sta definendo il nostro tipo di playstyle. In questo caso probabilmente nella mia build andrei a utilizzarli come buff
potenziare magari la velocità d'attacco degli altri minion o dare aure in generale o insomma cose così. Però anche qui ovviamente non si conosce i nemici che ci sono, quindi non si può, impossibile fare dei pronostici. Però ecco, sicuramente qualcosa basato magari sul fuoco, quindi che possa infliggere dei debuff, ignite, fire exposure o cose similari potrebbe essere interessante, o se no uno spettro che non c'entra nulla con il fuoco, però che magari ha tipo, non so, gli spettri che c'erano in Palo Exile 1, quindi che ti danno un buff magari delle frenzy charge o non so, di aumento di velocità per gli altri minion o cose, o anche per noi e cose così. Però qui insomma bisogna un po' vedere e avevo ipotizzato di potenziarne il livello, anche sperando che questa cosa che ti potenzia il livello potrebbe portare ad averne di più, quindi avere più spettri effettivamente. E invece, vabbè, questo è sempre molto casuale. Se non ci sono supporti particolari per gli spettri, per potenziare, perché comunque li stiamo utilizzando in altri minion, si potrebbe andare a utilizzare lo spettro come un debuffatore in generale, quindi che magari infligge una varia serie di debuff, e potrebbe essere Chaos, Poison, Blind o cose così. Gli zombie sarebbero parte importante perché fondamentalmente sarebbero le nostre micce detonanti, quindi utilizzarli come quelli che poi sono i minion che esplodono fondamentalmente. Queste sono è un'abilità che ha una durata, quindi a differenza degli altri minion non rimangono, cioè finisce dopo appunto ora qui dice base empowered duration is 30, però mi sembra che la non empowered è 20. Dargli Myth Shield, quindi per avere, anche qui non c'è scritto, ma Myth Shield gli dà anche più vita. E inoltre gli darebbe la Chance to Taunt on It, che sarebbe ottimo perché oltre a toglierci un po', diciamo, di attacchi diretti dai nemici vicini, andrebbero anche a fare taunt, quindi a appunto attirarsi i nemici vicini e poi nell'esplosione prenderne il più possibile. Quindi il taunt sarebbe ottimo. Eh, che abbiano un pochino più durata, in modo che appunto ci sia la possibilità di non doverli evocare o consumare corpi in generale. Questo invece è completamente situazionale, da vedere se in realtà ci bastano i corpi normali o se ne abbiamo bisogno magari di più corpi, perché ovviamente per fare dei zombie abbiamo bisogno di un cadavere, diciamo, di un nemico, e questo viene consumato all'evocazione dello zombie. Empowered Damage, questo non lo so se addirittura funziona con questa cosa, però insomma andremo a vedere che già qui ci dice che gli Empowered Zombie infliggerebbero più damage, quindi chiaramente qui in questo caso consumando una Power Charge, quindi sicuramente avere delle Power Charge da consumare. Però questo andrebbe a fargli fare ancora più danno, anche se credo che il danno in più poi non si applichi all'esplosione. Quindi questo un po' così anche questo. I Raging Spirit invece sono una meccanica un po' particolare, cambiata rispetto a Path of Exile 1, perché fondamentalmente sono un'aura, perché hanno una reservation di spirito, quindi andrebbero a ridurre, diciamo, il nostro, andrebbero a ridurre, diciamo, il nostro spirito, quindi ad avere meno minion, fondamentalmente, degli altri tipi. Però la cosa molto interessante di questa skill è che andremo completamente a dimenticarcene, cioè fa un po' tutto da sé. Infatti, i fire area spells e i proiettili dalle fire skill fondamentalmente evocano questi minion per noi, e con Flame Blast, e quindi sarebbe appunto un'area spells dove noi andremo poi anche a incrementarne il radius, andrebbe a evocare questi Summon Rage Spirit, e ci dice massimo 5 spiriti evocati per spellcast. Quindi se riusciamo a evocarne 5 a ogni Flame Blast sarebbe ottimo. Chiaramente poi
dosando bene i tempi. Questi custom minion det sembrerebbe che attivi, però anche questo è tutto da verificare, da vedere, sembrerebbe che attivi una sorta di loop per cui quando i Raging muoiono rinascono e fondamentalmente quindi è tutto un loop diciamo continuativo che ce li fa rievocare alla grande. Gli andremo poi a mettere Feeding Frenzy che fondamentalmente li fa diventare più aggressivi, più veloci, insomma picchiano un po' di più e questo Last Gasp è interessante perché li farebbe continuare a vivere anche se sono morti, diciamo. E siccome sono molto labili, diciamo, i Raging Spear hanno veramente poca vita, cioè sono appunto tipo dei piccoli petardi, diciamo, che vanno, picchiano e poi muoiono. Però ecco, fondamentalmente questa cosa potrebbe essere interessante. Ehm, per Infernal Legion invece ho tantissimi dubbi perché fondamentalmente io questo Infernal Legion avrei voluto metterlo su più minion, però con la storia che se ne può usare uno solo, sembrerebbe appunto che questa cosa non sia fattibile. Infatti, se si guarda la descrizione in fondo c'è proprio scritto You cannot have multiple copies of the same super gem socketed at the same time, quindi sembrerebbe proprio che questa cosa non si possa fare. Però fondamentalmente anche con la storia del Last Gasp, quindi che durano di più dopo che la loro vita arriva a zero, questo gli farebbe continuare a infliggere danni. Il problema è che infliggono danni del 5% della loro vita massima come fuoco e anche se sono a zero ovviamente li infliggono, quindi perché qui si dice il 5% della vita massima, non della vita che hanno nel momento, però sicuramente hanno una vita veramente ridotta, quindi la maximum life è veramente ridotta, quindi i danni credo che siano molto contenuti. C'è un però, sono continuativamente attivi, quindi con noi che lanciamo il fuoco, con il custom minion death e così via, cioè c'è un ricambio continuativo dei regi spiriti, quindi sarebbe comunque un damage over time continuativo, probabilmente basso, però da verificare, questo potrebbe essere interessante. Invece nella meccanica dell'esplosione, ovviamente no, sarebbe meglio i raid zombie perché con tutta la vita che poi gli andiamo a dare in più, sicuramente fanno più danno. Gli Skeletal Arsonist sarebbero il core minion per adesso principale, quindi appunto i nostri amici lanciabombe. Anche qui c'è un problema con il reviving, cioè i cosiddetti nodi che noi andiamo a prendere nell'albero delle abilità passive, appunto si parla di velocità di reviving dei minion e questa cosa che ho paura sia solamente eh, si riferisca solamente a questi minion qui, cioè dove dice appunto reviving, che in questo caso sarebbero soltanto quelli persistenti, perché appunto in raid zombie, ad esempio, non si parla di reviving, cioè questa meccanica non sembrerebbe esserci, quindi diciamo se io incantatore lancio raid zombie, il reviving speed non si applica, però non lo so, anche questa cosa è tutto da verificare, e a quel punto lo renderebbe forse un pochino più ridondante come abilità perché in teoria gli Skeletal Arsenal dovrebbero stare su, cioè non dovrebbero morire perché dovrebbero stare un po' dietro, come abbiamo visto nei vari video, dovrebbero stare dietro alla prima linea di minion che implodono e esplode tutto, fondamentalmente loro da dietro lanciano le bombe e fanno implodere i minion, fanno esplodere, ma fanno detonare i minion nella front line, diciamo, però anche qui boh, un po' da capire. Forse in realtà conviene lo stesso perché magari muoiono spesso e quindi si fanno rievocare. L'altra domanda è: possono farsi detonare tra di loro? Boh, anche questo da vedere, anche quello sarebbe interessante, perché comunque a quel punto avremo proprio una build no sense suicide di ogni dove tutto esplode fondamentalmente. E a loro, se funzionano, perché anche qui c'è mille varianti, se funzionano sarebbe bello applicargli il multiple projectile e anche il volley in modo che tirino più bombe. Ora, questa cosa non so se funzioni, credo di no, perché qui comunque si parla di support skill that fire projectile from the user. The user in questo caso sarebbero gli skeletal arsonist,
però non so se con from the user si riferisce a user nel senso personaggio, quindi il nostro personaggio, quindi anche qui è tutto molto labile. Però ecco, se funzionano sarebbe tanta tanta roba perché fondamentalmente questi tirano delle bombe incendiarie e noi abbiamo già diciamo in procinto siamo già in procinto di andare a prendere l'area of effect aumentata, quindi sarebbero tante bombe che esplodono e infliggono ovviamente danni da fuoco, ignite, eccetera. E tra l'altro, fatto questo, ci si metterebbe anche Fight Penetration perché questo supporto andrebbe non solo all'abilità, diciamo, di lanciare le bombe, ma anche a quella di far detonare gli altri minion. E quindi il Fight Penetration qui sembrerebbe essere uno dei migliori spot dove inserirlo. Faster Attack ci aiuterebbe a compensare anche, oltre a essere tanta roba, però ci andrebbe a supportare, insomma, a compensare la perdita di attack speed data dal multiple projectile, quindi comunque avere più o meno un pochino di più di attack speed del normale, che però invece di lanciarne una, due di bombe, ne lancerebbero 4-5 contemporaneamente e sarebbe bello a riuscire ad arrivare ad averne di questi Skeletal Arsonist 3, 4 e lì comincia a essere interessante. Così un po' nella follia del theory crafting ci avrei messo anche Poison Chance che penso che non venga comunque attivato perché si parla skill that, that hits enemies, quindi colpi diretti. Però effettivamente l'esplosione non so se è un colpo diretto, non ne ho idea, sembrerebbe di no, vi ripeto, però sarebbe tanto bello e potesse essere attivabile questa cosa perché comunque un chance to poison on hit a zona, tanta roba. Anert è l'unica cosa dubbiosa perché fondamentalmente anche qui c'è una cosa strana, qui infatti vediamo 9 abilità e normalmente in PoE sono 10 applicabili perché abbiamo le 5 frontali e poi quelle 5 diciamo successive nascoste dove solitamente ci si mette le auree, i minion e così via, però anche qui non lo so, da capire se una è stata tolta, non lo so. Eh, Effettivamente è un po' ancora un po' confusionale questa cosa. Però ecco, fondamentalmente Anert sarebbe interessante perché ci dà la possibilità di evocare altri minion, quindi questi construct. È un attacco AOE, quindi infligge danno diciamo a cono davanti a noi. L'unica cosa è che non infligge nessun tipo di danno da fuoco e quindi è un po' strana, cioè la useremo solo per evocare i costrutti, però poi di fatto non sinergizza bene con le altre abilità, quindi un po' questa dubbiosa. E non so nemmeno mettendoci supporti dell'added fight damage se poi li aggiunge effettivamente, perché anche nell'added fight damage parla comunque di attacchi diretti, quindi non so se sia fattibile. Però ecco, insomma, nel caso in cui si potesse mettergli un pochino di danni da fuoco, se fattibile, sarebbe bello trasformare questa Nert in una sorta di abilità che applica più debuff possibili. Però ho visto che anche qui c'è un po' di cose strane, perché ad esempio Blind parla di supported skills, Bleeding invece parla di attack skills, un'altra ancora che era, oddio, un'altra ancora che era invece maim o comunque questi altri tipi di debuff, si parla sempre di skill di attacco diretto, quindi non sappiamo bene. Herald of Ash invece bello interessante perché anche questa è un'aura, fondamentalmente ci toglie spirito, quindi anche qui dobbiamo andare a vedere poi i bilanciamenti con i vari minion, eccetera, però fondamentalmente questa sarebbe ottima perché oltre al buff dà agli attacchi in generale il 15% di danno in più come fuoco. Anche qui buff causes attacks di chi non si sa bene perché comunque c'è scritta OI, quindi in generale dovrebbe essere anche dei minion degli alleati, però non si sa, non si capisce benissimo.
Però ecco, l'abilità è bella perché uccidere, diciamo, un nemico con un overkill damage, quindi infliggendogli più della vita stessa, diciamo, che lui ha, quindi in questo caso dovremmo infliggere il 30,5% della sua vita totale di danno in più quando muore, fondamentalmente lo fa esplodere e anche qui infligge ignite ai nemici vicini e quindi questo potrebbe essere. L'unica cosa strana dell'overkill, qui da capire, è se viene applicato da una somma di danni o da un danno diretto. Cioè, se viene applicato da un danno diretto è più complesso perché se abbiamo, non lo so, 5 minion che attaccano lo stesso nemico, nel momento in cui muore potrebbe prendere l'overkill damage perché è picchiato da 5 proprio, quindi la somma di 5 minion. Se invece è solo, cioè calcola soltanto il danno più alto di un minion solo, bisogna vedere, è un po' più complesso. Però fondamentalmente sicuramente è un'abilità da apprendere e anche su questa metterci tutte le nostre varie potenziamenti su Ignite, sugli Ignite Chance, eh, la possibilità di infliggere ancora più danni con Ignite, insomma, e tutto questo. Ecco, per concludere, fondamentalmente qui si ha un'altra lettura che potrebbe essere questa tipologia di build, quindi sempre appunto Infernalist, tutta minion, perché quello comunque sarà sicuramente la prima build che andrò a fare sarà tutta minion, non c'è dubbio. Però ecco, c'è ancora tantissimi spot aperti, tipo la Demonic Form o Form, quindi quella passiva dell'Ascendancy dove ci possiamo trasformare nel demone, che anche lì non si è capito bene se in un video addirittura parlano che quando ti trasformi in quella forma lì perdi i minion, quelli non permanenti, quindi anche lì boh, da vedere un pochino, però in un altro video ancora si diceva che quella forma lì potenzia i minion, quindi un po' strano. Però ecco, guardando l'Ascendancy, quella dell'Infernalist, abbiamo visto solo questi tre nodi e a questo punto mi viene anche il dubbio che il Loyal Elound possa essere sostituito da qualcosa di un po' meglio. Da precisare che comunque il Loyal Elound può essere anche, cioè gli si possono mettere delle gemme di supporto, quindi anche lì potrebbe diventare molto forte con determinati supporti o fare determinate cose. Però ecco, sicuramente l'abilità che ci prende il 20% dei danni dagli attacchi diretti è ottima, ottimale per la survivability. Però bisogna vedere le altre, perché se ci dovessero essere e sicuramente secondo me ci sono delle passive dell'ascendancy più improntate sui minion da fuoco, sulle esplosioni dei minion, su cose così, diciamo, sinergiche alle esplosioni, credo che converrà invece andare su quella parte lì, perché bisogna appunto vedere un po', tutto ancora molto, molto da verificare, ecco. Bene, detto questo, direi che ormai l'analisi più o meno è finita e almeno che non ci siano proprio delle notizie assurde prima del lancio, la build comunque sarà questa, il percorso, diciamo, sarà questo qui e poi si andrà a vedere. Nella parte del leveling in generale, quindi i primi livelli, sarà tutto abbastanza casuale, anche perché il gioco è nuovo, quindi non si sa bene, abilità e tutto. Però per fare così, giusto teoricamente come andrà un pochino di minion, a cominciare dagli Arsonist, dagli scheletri, magari all'inizio quelli base, così Fireball o Anert, che sembrerebbe che Anert sia disponibile dall'inizio quasi, praticamente, i primi livelli, e poi piano piano cominciare a buildare le varie skills. Nelle passive, nell'albero delle passive, appunto, i primi obiettivi saranno quei nodi sui minion, perché appunto i minion all'inizio ci danno un bel buff. I danni dei minion all'inizio sicuramente ci aiuteranno in maniera notevole. E poi andare sempre a prendere ancora buff dei minion, in un mix anche di qualcosina di difesa, perché ovviamente se no non stiamo in piedi, fondamentalmente.
Grazie ancora della visione e ci vediamo su Path of Exile 2.